Qual è la tua dea interiore? Me l'avranno domandato non so quante volte. Perché? Perché venendo a sapere che io lavoro con la dea, come minimo ci avrò una o due dee interiore in cui mi riconosco meglio. E invece la mia risposta è quella di questo meme qui. Potrei risponderti nessuna, oppure potrei risponderti tutte, ma te lo spiego perché dopo la sigla. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda e tramite questo canale mi occupo appunto di dea in un approccio che ho definito teasofia e anche di spiritualità radicata, che è un'altra visione sul mondo, sulle cose, sulla realtà, sulla propria identità, lontano da un modo dualistico di vedere la realtà. Settimanalmente produco contenuti sempre un po' per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi, e se tutto questo ti attira, iscriviti al canale e attiva la campanellina in maniera tale che ogni volta che pubblico un video tu possa essere avvisata o avvisato. E quindi questa dea interiore, che è sta dea interiore? Ci sono una strage di libri, seminari, conferenze che parlano di rintracciare la dea interiore, riscoprire la dea interiore, cercare la dea interiore, far nascere la dea interiore. Ora, se non mi conosci tu forse non sai che il mio pensiero propone di andare oltre le differenze duali oppositive, ok? Quindi non c'è niente di male a parlare di una dimensione interiore. Non sto promuovendo una dimensione esteriore a scapito di quella interiore. Lo dico subito, così non si può dire che non l'abbia detto. Il problema sorge quando si scambia dea solo per una condizione interiore, quindi come sola interiorità. E questo ci fa perdere qualcosa per strada. Perché? Quando noi parliamo di dea interiore, cosa succede? Rischiamo di fermarci nell'identificazione della dea, di quello che si può definire dea, come soltanto per esempio delle forze psichiche, delle identificazioni di un mondo psichico, oppure con una serie di personalità che appartengono però per esempio magari solo alle donne, personalità magari anche un po' banalizzate, oppure di caratteristiche di quello del famigerato femminile interiore. Sul maschile e femminile interiore ho fatto un video che ti linko sia in descrizione e sia qui sopra. Un'altra conseguenza è che collocandola solamente nel mondo interiore rinunciamo a vedere tutta un'altra serie di significati che potrebbe avere o di cose che lei potrebbe rappresentare. Faccio un esempio. Mi sono trovata a lavorare con donne che parlavano di dea esplicitamente nei loro cerchi. Le stesse donne a cena si riferivano a un essere come Dio. In qualche modo quello che era passata, che la dea fosse una sottospecie di angelo custode delle donne, mentre comunque la dimensione del sacro rimaneva appannaggio di quello che il mainstream della cultura generale offriva come dimensione di significato. Ora, questo va benissimo se c'è una consapevolezza di sincretismo, per cui uno può chiamarlo come diavolo vuole, non è questione di che cosa devi fare tu, è questione di quali dimensioni noi stiamo tagliando e quali equivoci stiamo contribuendo a cristallizzare. Il fatto è che quando si parla di dea, il suo concetto, la sua immagine, e potrai approfondire se segui il canale, ti iscrivi al canale, è molto di più dell'interiorità. È molto di più dell'interiorità femminile, è molto di più del famigerato femminile interiore e indipendentemente da chi lo porti questo femminile interiore, è molto di più di tutto ciò. Che si parli di interiorità va benissimo, dovrebbe essere fatto magari in maniera un po' più approfondita di quella che circola, però purtroppo non è questa l'epoca, a quanto pare, in cui si ama l'approfondimento, si resta sempre a un livello superficiale e come tale noi ci stiamo trasformando in esseri veramente superficiali. Ma il concetto è questo: quando tu parli di dea, parli di un qualcosa che innanzitutto è molto più semplice per chi comincia a trattare del tema, a sperimentare non tanto all'interno ma al di fuori di noi, perché per quella che è la sua peculiare simbologia, lei rappresenta in realtà tutto. Lo possiamo vedere anche nel celeberrimo film, la miniserie TV di The Mist of Avalon, Le nebbie di Avalon, dove c'è Viviana che quando porta con sé Morgana per la sua istruzione dice che tutto questo è dea, tutto quello che tu vedi e tutto quello che tu senti.
ma non solo quello che ti circonda, quindi anche la dimensione naturale, gli alberelli, i fiorellini, gli animaletti, ma pure il tuo corpo, che quindi è già percepibile nell'esteriorità, nella sua anche materialità, e poi tutto il sapere è connesso al come fare per risacralizzare l'esistenza nella quotidianità stessa, ed è anche nel movimento dell'esistenza, che è la ragione per cui possiamo dire che lei è la spirale dell'esistenza ed è individuabile nel moto ciclico di tutte le cose, non solo del femminile, attraverso tutte le tappe, per il fatto stesso che la fine e l'inizio coincidano e che quindi lei sia la sorgente, ovvero il luogo da cui tutte e tutti, ogni essere vivente proviene, e anche il luogo a cui si ritorna, secondo l'immagine della soglia che era appunto dipinta come il triangolo pubico. Abbiamo un ventre cosmico come metafora della creazione. Puoi anche riferirti al video che ti linko in descrizione e anche qui sopra, chi è la dea e perché riguarda anche il maschile, per avere un concetto anche disegnato. Sono con una lavagnetta e spiego il perché la dea è tutto e anche maschile e che cosa rappresenta quindi in realtà. In questo essere sua creazione, la creazione che si fa e si disfa, si automanifesta, da qui anche l'immagine di lei che partorisce da se stessa, che crea da sé, perché lei stessa è creatrice e creazione al contempo, quindi è il ventre cosmico che contiene, ma è anche il contenuto del suo ventre cosmico, motivo per cui tutto ciò che esiste è dea in principio di non separazione. Un principio di cui sto scrivendo in maniera molto approfondita sul mio testo in uscita, Introduzione alla Teosofia, e quando guardi questo video potrebbe anche essere che sia già uscito, non lo so, dipende da quando lo vedrai. Ecco allora che è fondamentale questo tipo di percorso. È molto più facile vedere prima il fuori, dicevo, è molto più facile cercare di acchiappare questa immagine di ventre cosmico che contiene e mantiene anche in equilibrio il tutto quanto e il tutto contenuto dentro di sé. Solo una volta che questa immagine è stabile, che iniziamo a sentirne il profumo, a vedere i suoi frutti, allora semmai passiamo alla dimensione interiore. Se no cosa succede? Succede che si abbina alla percezione di spiritualità, alla percezione comunque di cammino interiore tipica di altre correnti spirituali, filosofiche o religiose che sono molto veramente molto differenti da quello che lei può offrire, le si abbina alla dea semplicemente trasmutando i nomi e portandoli in attributi femminili, ma senza capire che così si ripete in realtà quell'altro mondo, quello di altre tradizioni che già ci sono, per cui non è un contrapporre per dire la mia è più giusta e quella è più sbagliata, è semplicemente dire ce n'è già altri cammini di quel tipo. La dea offre qualcosa di rivoluzionario, totalmente differente, comprendiamo cos'è e non banalizziamola schiacciandola su altro, perché altrimenti rischiamo di non comprenderla e quindi di travestire di gonne, trucchi e scarpe col tacco delle cose che nascono in un altro contesto. E cosa succede quindi se descriviamo la dea con quegli attributi là? Che al posto di proporre un nuovo cammino, una differente tradizione, un altro angolo di prospettiva, un'altra prospettiva di osservazione sul mondo, finisce per diventare un meccanismo che riproduce un altro sistema, che ha già i suoi meccanismi, non ha bisogno anche di quello. Ecco che avremo perso tutte e tutti un'occasione che non si ripeterà facilmente, quantomeno perché che uno lo voglia prendere più come un discorso di devozione personale, ma uno può prenderlo anche strettamente come immagine, come filosofia, come approccio, come allegoria, qualsiasi sia la categoria in cui ti riconosci. Se noi perdiamo questo tipo di qualità perché rischiamo di fare un polpettone con quello che già c'è, perdiamo un'occasione che non so se si ripresenterà tanto facilmente, proprio perché, dicevo, l'immagine guida di una madre cosmica, l'immagine guida di una dea addestra a un altro tipo di pensiero, a un altro tipo di percezione, e noi siamo abituati da millenni a ritritare più o meno le stesse categorie di pensiero e a fondarci su quelle. Il fatto di imparare a pensare diversamente quando si riproporrà, perché non è soltanto un discorso di avere nuove idee, è proprio una questione di organizzare le idee in maniera differente, che può essere anche una ottima fonte di creatività per chi è interessato anche solo a quel settore lì, ma in ogni caso è un'immagine portatrice di un altro mondo. Quindi no,
Non ho una delle solite 7 idee interiori che vanno tanto di moda, anche perché trovo molto limitante costringere le personalità delle persone solamente su 7 punti. Ci sono test di personalità che sono arrivati a 16 e oltre, quindi insomma direi che lascia il tempo che trova, anche perché quel tipo di 7 idee che vanno tanto per la maggiore adesso altro non sono che una narrazione olimpica della dea del ventre cosmico e che ha ridotto notevolmente le potenzialità descrittive e di riconoscimento anche dell'essere umano, ma su questo magari, se avrò il coraggio, ci farò un altro video, visto che l'argomento è popolare. Ad ogni modo, ti aspetto per il mio prossimo video e iscriviti al canale, attiva la campanellina perché hai il coraggio di pensare fuori dagli schemi. Ciao!